Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Per chi non lo sapesse ancora, io lavoro con i piccoli business per cercare di comprendere e successivamente di comunicare il valore del loro lavoro. Quella che insegno è una tipologia di comunicazione molto personale tra business e cliente, che si basa sulla condivisione dei valori e sulla nascita di una relazione di valore di lunga durata. Gli ostacoli più grossi che spesso incontriamo nel sostenere questo tipo di comunicazione ci vengono, tra virgolette, regalati dalle nostre emozioni. Ansia, rabbia e stress sono le cause principali delle nostre problematiche quotidiane che, indovinate un po', generano altra rabbia, stress e ansia. Con il video di oggi voglio darvi degli spunti di riflessione per imparare a riconoscere le cause della vostra ansia, del vostro stress e della vostra rabbia, così da poterci lavorare in modo consapevole. Quando ero piccola e mi faceva male un dente, mio papà, che è dentista, controllava tutti gli altri denti, nonostante io gli avessi indicato chiaramente quello che mi faceva male. Come per il mio dente, anche nella nostra vita quotidiana tendiamo a legare le nostre emozioni con l'evento che più le ha infiammate e perciò ci arrabbiamo con il collega che arriva costantemente in ritardo agli appuntamenti, ci stressiamo perché abbiamo avuto poco tempo per preparare una presentazione o ci viene l'ansia ogni volta che dobbiamo pagare le rate dell'INPS. Been there, done that. Quando percepiamo un'emozione, sia che essa sia negativa che positiva, tendiamo a proiettare la sua causa scatenante all'esterno. Mi sento così per colpa o per merito suo, o perché è successa una determinata cosa. La percezione del mondo però è totalmente soggettiva e quindi una cosa che a voi renderebbe felici a me magari non piacerebbe affatto. Capite la contraddizione? Ansia, rabbia e stress, come tutte le altre emozioni che viviamo quotidianamente, nascono dentro di noi e vengono scatenate unicamente perché una nostra credenza è stata pizzicata. Non mi sono arrabbiata perché il mio collega è arrivato per l'ennesima volta in ritardo, ma perché io percepisco quell'arrivare in ritardo come una mancanza di rispetto nei miei confronti e nei confronti del mio tempo. Ma non è assolutamente detto che il mio collega lo percepisca allo stesso modo. Quindi, come riuscire a gestire ansia, rabbia e stress per vivere le nostre relazioni nel presente senza la manipolazione delle emozioni? Ok, forse qui devo fare un passo indietro perché manipolazione delle emozioni potrebbe portarvi fuori strada. Le emozioni ci servono e sono importantissime, però quando sono portate all'estremo, sia nella loro versione positiva che nella loro versione negativa, ci possono annebbiare la mente, non farci realmente percepire quello che sta accadendo nel presente. Un po' come quando siete innamorati e vedete tutto rosa o siete depressi e vedete tutto nero. Quindi non vogliamo eliminare le emozioni assolutamente, vogliamo solo riuscire a comprenderne la loro causa scatenante, così da poterle gestire in ogni occasione. Per riuscire a gestire ansia, rabbia e stress, la cosa che dovete fare è iniziare ad essere onesti con voi stessi. Boom! Lasciate qualsiasi tipo di giudizio fuori dalla porta e iniziate a riflettere realmente su qual è la causa scatenante delle vostre emozioni. Solo una volta scoperta qual è la causa scatenante delle vostre emozioni riuscirete a lavorarci in modo consapevole. Come si fa? Dovete ascoltarvi e osservarvi. La prossima volta che vi sentite arrabbiati, stressati o in ansia, chiedetevi il perché e perché e perché. Chiedetevi perché per 5 volte. Ad un certo punto sentirete una risposta che vi sembrerà 100% vera e allo stesso tempo vi spaventerà un po'. Ma non dovete preoccuparvi perché non c'è spazio per i giudizi nel mondo della crescita personale. Tu stai lavorando per diventare padrona di te stesso e quindi una persona migliore. Una volta scoperto il vero motivo scatenante della tua emozione, bisogna iniziare a lavorarci. Questo vuol dire magari essere più aperti e diretti nella comunicazione degli altri, non aspettarsi che le altre persone ci reggano la mente. Prendere atto che anche se non farai tutto per tutti non verrai amato di meno, o che hai molte più qualità di valore rispetto a quello che è il tuo aspetto fisico. Questo ovviamente richiede tantissimo lavoro, ma è un lavoro che vi dà gratificazioni fin da subito, perché una volta che avrete capito la causa scatenante delle vostre emozioni, tutto vi sembrerà molto più chiaro e limpido e riuscirete a individuare subito le cose e le situazioni che potrebbero pizzicare le vostre emozioni. Il collega che arriva sempre in ritardo agli appuntamenti? Ciao Marco, sì, come va? Tutto bene? Ascolta, ti volevo ricordare del nostro appuntamento alle 10 di questa mattina.
Sì, e se non ti dispiace potresti arrivare un pelino in anticipo, almeno puntuale, perché dopo di te ho un altro meeting e se non arrivi puntuale non riusciamo a vedere tutte le cose di cui dobbiamo discutere. Grazie mille, ciao, a dopo. Oppure hai l'ansia per le rate dell'INPS? Per la questione rate dell'INPS il mio consiglio è questo: fai un budget annuale e segnati sul calendario le scadenze di pagamento. Controlla mensilmente il tuo conto corrente per assicurarti di avere i soldi e riposa sonni tranquilli. Troppo personale l'esempio dell'INPS. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ancora una volta mettete thumbs up, condividete se lo avete trovato interessante e noi ci vediamo domenica prossima con un altro video.